Lo so, sono un po' in ritardo, ma questa è la prima recensione del 2019 e direi di partire in grande stile con un film niente meno che della casa di produzione The Asylum. Non so se avete mai avuto a che fare con la The Asylum, ma se siete appassionati di film brutti e trash sicuramente vi sarà capitato. Una delle specialità della The Asylum sono i mockbuster, ovvero film spesso a basso costo e di serie B che vengono lanciati sul mercato cercando di cavalcare l'onda di un film che precedentemente ha riscosso un notevole successo. Un'altra specialità sono quei film sci-fi con delle creature aliene o preistoriche che tentano di distruggere la Terra, e c'è da dire che la maggior parte dei film della The Asylum sono effettivamente un incrocio tra questi due filoni, come il film di cui parliamo oggi, Atlantic Rim Resurrection. Si tratta ovviamente di un mockbuster di Pacific Rim Uprising, film del 2018, a sua volta sequel di Pacific Rim del 2013. Ma ovviamente non vi aspettate che la The Asylum si sia resa conto dell'esistenza di Pacific Rim soltanto nell'ultimo anno. Infatti anche Atlantic Rim Resurrection è sequel di Atlantic Rim, uscito anch'esso nel 2013. Io non ho visto Pacific Rim né il suo sequel, ma non ha molta importanza, perché di solito il mockbuster prende solo l'idea di fondo dal film da cui è ispirato, o almeno spero che Pacific Rim non abbia la stessa sceneggiatura di Atlantic Rim, perché l'ho già vista in altri 200 film dello stesso tipo. Se ve lo steste chiedendo, sì, ho visto Atlantic Rim, e anzi all'interno di Resurrection ci sono moltissimi riferimenti al primo film. Se da una parte vedere il primo film è necessario per capire tutti i riferimenti, in realtà la trama è così lineare che non importa se non l'avete visto, e comunque l'ho visto almeno 3-4 anni fa, per cui non ricordavo assolutamente nulla, e in fondo non ho avuto troppi problemi. La trama di base di questo tipo di film è molto semplice. Il mostro attacca una nave a un edificio isolato e fa venire il primo sospetto. Il mostro si rivela e attacca la città americana di turno. L'eroe o il team protagonista viene incaricato di distruggere il mostro. C'è sempre una dottoressa biologa che vuole studiarlo. Il mostro viene abbattuto. Tutti festeggiano, ma tanto sei solo a metà film, per cui lo sai che sta per succedere qualcosa. Infatti il mostro si risveglia e si rivela molto più difficile da battere di quanto non sembrasse, o in alternativa viene fuori un secondo mostro più grande e più potente. Spesso succede che il primo era il figlio e il secondo la madre, per cui oltre ad essere più potente è anche più incazzato. Momento di disperazione dell'eroe e di tutta la baracca che lo sostiene, seguito dal momento moriremo tutti. La dottoressa biologa ha qualche intuizione essenziale, oppure l'eroe si rende conto che il lavoro della biologa è determinante per trovare il punto debole del mostro. Il mostro muore definitivamente, mentre l'eroe rischia la vita. La dottoressa lo soccorre e i due si fidanzano. Fine. A scelta il film può concludersi con una piccola scena finale in cui scopriamo che la minaccia non è stata realmente sconfitta, ma questo se il regista ha un po' di verve horror. C'è qualcosa che possa valere solo per questo film? Beh, principalmente il mostro in sé. All'inizio del film, quando i personaggi si accorgono della minaccia, tutti cominciano a dire sono tornati, ma il mostro del primo film è una specie di dinosauro marino, mentre il mostro di questo film è più simile a una grossa aragosta aliena. Al che mi domando anche perché sono così sicuri che il tizio che l'ha sconfitto l'ultima volta sia in grado di farlo anche questa volta. Come da buon film di serie B che si rispetti, la CGI è assolutamente oscena, anche se ammetto di aver visto film ben peggiori da questo punto di vista. Chiaramente i momenti in cui ci si sofferma sul mostro o sulle scene di lotta tra questo e il robot sono pochissimi e durano molto poco, probabilmente per non farci guardare troppo attentamente la grafica orribile e sicuramente anche per limitare i costi. La regia in alcuni punti mi ha convinto, in altri mi faceva venire il mal di mare. Ci sono state un po' di scene di totale riempitivo, in cui una madre e una figlia, presumibilmente 3 anni più piccola di lei, scappano dai mostri e sono la famiglia di uno dell'esercito che sta aiutando il nostro protagonista, e così anche un po' di feeling quando lui le va a salvare. Dopo 10 minuti ti rendi conto che hanno già presentato una marea di personaggi, per cui era chiaro che qualcuno dovesse morire. Anzi, personalmente mi aspettavo quasi una carneficina, ma in realtà no, muoiono solo 2 personaggi mediamente importanti e un altro assolutamente secondario. Questo mi ha sorpreso un po'. Il momento in cui il mostro si rivela più forte mi ha lasciato un po' perplesso, perché in pratica succede che ci sono 2 mostri che si fondono, dando vita a un mostro più grande, tra l'altro con delle chiccissime nuance verde smeraldo. Ok che forse è una roba aliena e magari gli alieni sono in grado di farlo, ma stiamo parlando di una specie di ragno granchio. Non vedo proprio biologicamente questa fusione come sia possibile, o almeno personalmente non l'ho trovato credibile. Non ho assolutamente capito alla fine come abbiano fatto a sconfiggere il mostro. Avevano preparato delle specie di bombe biologiche sintetizzate dal primo mostro, ma non credo le abbiano usate, o forse la scena è stata troppo confusa e a me è sembrato che il mostro stramazzasse al solo senza motivo. Per concludere, gli attori mi hanno positivamente sorpreso. Certo non c'è nessuna interpretazione da Oscar, neanche lontanamente, ma non c'è stato nessuno che fosse realmente una capra. Come ho detto prima, ci sono molti personaggi, per cui chiaramente non vi aspettate che tutti abbiano una caratterizzazione, ma effettivamente qualcuno
qualcuno ce l'ha. E stiamo parlando anche di personaggi non protagonisti. Anzi, forse uno dei personaggi che aveva meno caratterizzazione era la dottoressa biologa, e in effetti anche l'attrice che la interpretava probabilmente era la peggiore. In realtà, come primo video avrei voluto fare un resoconto del mio 2018 cinematografico. I film e le serie TV di cui avevo voglia di parlare erano molto pochi, peraltro quasi tutti di qualche anno fa, per cui semplicemente se avete voglia di sapere cosa ho guardato e quali film mi sono piaciuti, vi consiglio di fare un giro sui miei profili di Mubi e Letterboxd. Dal mondo dei dinosauri, che in realtà sono alieni, per il momento è tutto. Noi ci rivediamo alla prossima recensione. Beh, ciao!